Lo psicologo somministra farmaci? È uno strizzacervelli? Che differenza c'è tra psicologo e psicoterapeuta? Ecco, spesso mi vengono posti tutti questi quesiti, quindi ho deciso di farci un video a riguardo per sciogliere tutti questi dubbi. Quindi seguite questo video fino alla fine, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e seguitemi in questa avventura. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro questa affascinante disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Iniziamo dallo psicologo. Innanzitutto, per diventare psicologi bisogna armarsi di tanta pazienza, dedizione e costanza, in quanto il percorso è molto lungo. Per prima cosa è necessario completare un corso di laurea triennale in scienze tecniche psicologiche, dopodiché completare gli ultimi 2 anni di laurea magistrale. Tuttavia, cosa che molti non sanno, è che già con la laurea triennale è possibile iscriversi all'albo degli psicologi. Per far questo è necessario completare un tirocinio e dopodiché superare l'esame di Stato. Il titolo che si ottiene è quindi quello di dottore in scienze tecniche psicologiche o di psicologo junior. E chiaramente per diventare psicologi è necessario completare tutto l'iter formativo. Quindi cosa può fare lo psicologo junior? Beh, può collaborare con i professionisti già formati, già abilitati, sia nella stesura di progetti di intervento, ma anche nell'utilizzo di test e molto altro. Quindi per diventare psicologo è necessario completare tutto l'iter dei 3 anni più 2, in più il tirocinio. Attenzione però, nel momento in cui sto registrando questo video sono in corso dei cambiamenti a livello legislativo con la messa a punto della laurea abilitante alla professione di psicologo. Quindi vi invito a reperire le informazioni sui vari siti delle università, in quanto la situazione sta cambiando molto velocemente. Prima dell'ingresso di questa laurea abilitante, la quale modifica anche l'esame di Stato, il tirocinio post laurea prevedeva 1000 ore. Con la messa a punto di questa nuova legge ne prevederà 750, che non saranno completate dopo la laurea, ma verranno distribuite durante i 2 anni di laurea magistrale. Vi invito di nuovo a cercare comunque le informazioni sui siti delle università o sul sito del Ministero, in quanto la situazione sta mutando continuamente, quindi le cose possono cambiare velocemente. È importante prestare attenzione anche al fatto che qualsiasi sia l'indirizzo che scegliamo della laurea magistrale, sia clinica, sociale, forense, criminologica, del lavoro, qualsiasi indirizzo si scelga, una volta completato l'iter, quindi tirocinio e superamento dell'esame di Stato, il titolo che ci verrà assegnato sarà quello di psicologo. Chiaro che il corso di laurea che si va a scegliere ci specializzerà in quel settore, però ciò non impedisce di andare poi a lavorare sulla clinica, sul sociale, sul lavoro o sulle organizzazioni. Quindi, ma cosa fa lo psicologo in concreto? Beh, lo psicologo si occupa di diagnosi, abilitazione, riabilitazione, sostegno, ricerca, formazione di individui, gruppi e comunità. Lo strumento principale che utilizza è il colloquio, il quale viene spesso associato anche all'utilizzo di test. Questa definizione di psicologo ci mette in luce il fatto che lo psicologo non solo, come comunemente si crede, lavora nel suo studio a contatto individuale con i pazienti, ma può lavorare benissimo in comunità, in gruppi, con progetti di intervento, anche di promozione alla salute, quindi su larga scala. Anche un semplice intervento rivolto alla popolazione italiana può essere svolto chiaramente da uno psicologo. Comunque, se volete sapere come si svolge un colloquio o quali sono i test più utilizzati, vi invito a lasciare un commento, così che io possa poi mettere a punto un video a riguardo. Passiamo ora allo psicoterapeuta. Beh, il percorso per diventare psicoterapeuti è uguale a quello per diventare psicologi. Ciò che differenzia i 2 titoli è il fatto che per diventare psicoterapeuti è necessario completare un ulteriore percorso di studi di 4 anni presso una scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR. È importante ricordarsi però che possono accedere alla scuola di specializzazione anche i laureati in medicina e chirurgia. Per i psicoterapeuti non è previsto un albo specifico, ma vi è una semplice annotazione sull'albo degli psicologi che indica che il professionista è anche abilitato alla psicoterapia. Le scuole di specializzazione sono molte e permettono uno studio approfondito e dettagliato di un determinato modello teorico, di una corrente di pensiero o di un modello tecnico di intervento. Tra queste possiamo citare quelle di stampo psicoanalitico, quindi che si rifanno alle teorie freudiane, o di tipo cognitivo-comportamentale, che sono quelle che negli ultimi anni sono un pochino più in voga, o di tipo breve strategico, ma ce ne sono veramente di migliaia. Se volete che approfondisca le differenze, le varie scuole di specializzazione, basta che lasciate un commento qua sotto, così che metto a punto il video e risponderò a tutte le vostre domande.
Ma quali sono le differenze tra psicologo e psicoterapeuta? Beh, le differenze sono molto sottili, è difficile distinguere dove finisce l'ambito dell'uno e inizia l'ambito dell'altro. Possiamo dire che in letteratura ciò che troviamo è che lo psicoterapeuta è più specificatamente focalizzato sul disturbo conclamato, quindi va a lavorare direttamente sul disturbo. Tuttavia, come abbiamo visto anche dalla definizione di psicologo, lo psicologo è abilitato a mettere a punto interventi di abilitazione e riabilitazione, di diagnosi, quindi può in qualche modo operare anche lui in questi aspetti. Passiamo ora allo psichiatra o al neurologo. Per diventare psichiatri o neurologi è necessario completare il corso di laurea in medicina e chirurgia della durata di 6 anni, i relativi tirocini e poi specializzarsi in una di queste due materie. A differenza dello psicologo, ciò che contraddistingue queste figure è il fatto che possono somministrare i farmaci, in quanto sono a tutti gli effetti dei medici. Questa è la differenza sostanziale fra le due figure, poiché anche gli psichiatri e i neurologi vanno a lavorare su quello che sono gli aspetti della salute mentale. Ciò di cui si occupa lo psichiatra non è nient'altro che diagnosi, cura, riabilitazione in ambito di salute mentale. Diverso invece è il lavoro del neurologo, il quale invece si occupa di diagnosi e trattamento di problemi che colpiscono sia il cervello, ma anche il midollo spinale e i nervi, senza però l'uso della chirurgia, la quale spetta invece al neurochirurgo. Allora ragazzi, questo video termina qui, vi ringrazio per l'ascolto, spero di aver sciolto tutti i vostri dubbi, nel caso non l'avessi fatto, box dei commenti qua sotto, lasciate una domanda e vi risponderò il prima possibile. Ancora grazie, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite, di lasciare un bel like che a voi non costa nulla e a me aiuta molto e ci vediamo alla prossima. Ciao!